Benvenuti, benvenuti al nostro podcast Italian Flow. Ciao ragazzi, io sono Stefano. E io sono Maria e oggi siamo super contenti di vedervi qui con noi. Sì, davvero contenti. Allora Maria, prima di iniziare, c'è una cosa importante da dire, no? Ah sì, assolutamente. Ascoltate, se questo è il vostro primo video con noi, benvenuti, benvenute o benvenute. E se vi piace quello che facciamo, per favore mettete un bel like, ci aiuta tantissimo. Tantissimo e iscrivetevi al canale, così possiamo raggiungere più persone. Persone in tutto il mondo che vogliano imparare l'italiano, come voi. È il nostro sogno più grande. Il nostro grandissimo sogno. Allora, Stefano, dimmi, come sta andando la tua giornata oggi? Ma sai, abbastanza bene. Questa mattina ho fatto colazione al bar vicino a casa mia. Davvero? Che bello! Sì. E tu invece? Io colazione a casa, caffè e biscotti, come sempre. Ah, la classica Maria. Certo. Lo so, sono prevedibile. Ma sai, il mio bar è speciale, è proprio nel centro della mia città. Ah sì? E sai che stavo proprio pensando, Cosa? oggi potremo parlare delle nostre città. Che ne dici? Oh, bella idea! Sì, è perfetto per chi sta imparando l'italiano. Esatto, perché quando parli con un italiano, la prima cosa che ti chiede è di dove sei? È vero, è una domanda molto molto comune. E quindi devi saper parlare della tua città, no? Anche solo un pochino. Certo, anche con parole semplici, non serve essere Shakespeare. Maria, Shakespeare era inglese. Lo so, era per dire non serve essere un poeta. Ok, basta. Allora, chi inizia? Le signore prima. Dai, inizia tu. Ok, allora, io sono di Verona. Ah, Verona, la città di Romeo e Giulietta. Ecco, tutti dicono sempre questo. Ah, Romeo e Giulietta. Ma sì, è vero, è famosa per questo. Ed è vero che c'è davvero la casa di Giulietta? Sì, c'è la casa con il balcone famoso. Migliaia di turisti. No, aspetta, milioni di turisti vengono ogni anno a vedere quel balcone. Wow! E tu ci sei mai stata? Certo, molte volte. Quando ero piccola ci andavo con la scuola. Bei tempi. Che bello! Ma Verona, com'è? Descrivila un po', dai. Allora, Verona è una città del nord Italia, nord-est per essere precisi. E quante persone ci vivono? Circa 250.000 persone, quindi più piccola di Firenze, ma sempre una città, non un paesino. E com'è il centro? Oh, il centro storico è bellissimo. Ci sono le mura antiche. Le mura, come quelle romane. Esatto, Verona era una città romana e c'è l'Arena. L'Arena di Verona. Ah sì, l'Arena, dove fanno l'opera. Sì, è un anfiteatro romano, enorme, e ancora oggi, in estate, ci sono concerti e opere liriche. Che meraviglia! Io voglio venire a vedere un'opera lì. Dovresti, è un'esperienza bellissima, sotto le stelle, in estate. Romantico, eh? Molto. Poi c'è anche il fiume. Che fiume? Il fiume Adige attraversa tutta la città, passa proprio in mezzo. E ci sono dei ponti bellissimi, come il Ponte Pietra. E il fiume è grande? Abbastanza. Quando piove molto si alza e a volte fa paura. Davvero? È pericoloso? No. Beh, raramente. Ma quando ero piccola, una volta, l'acqua è arrivata molto molto alta. Oddio, e cos'è successo? Ma niente di grave. Alcune strade erano chiuse, ma è stato impressionante vedere l'acqua così alta. Da bambina è stato spaventoso. Immagino. Ma sai, era anche affascinante. La natura è così potente. È vero. Comunque mi piacerebbe camminare lungo il fiume. Ah sì, è molto romantico, specialmente al tramonto. Ci sono delle panchine. Panchine romantiche per gli innamorati? Esatto. Verona è la città dell'amore, ricordi? Ah sì, Romeo e Giulietta. E sai una cosa pazzesca? Ogni anno riceviamo migliaia di lettere. Lettere. Che tipo di lettere? Lettere d'amore. Persone da tutto il mondo scrivono lettere a Giulietta. Ma Giulietta non esiste. Lo so, ma è una tradizione bellissima. C'è anche un club.
il club di Giulietta. E cosa fanno con queste lettere? Ci sono delle volontarie che rispondono a tutte le lettere, una per una. Che bello, che romantico. E poi c'è anche una statua di Giulietta nel cortile della casa. E la gente cosa fa con questa statua? E toccano il seno destro della statua. Cosa? Sì, è una tradizione. Si dice che porta fortuna in amore. Gli italiani e le loro tradizioni. Ehi, è vero, siamo un po' superstiziosi. Ironico. Un po'? Vabbè. E il clima com'è a Verona? In inverno fa freddo, più freddo che a Firenze, credo. Quanto freddo? A volte sotto zero, -2, -3 gradi, e qualche volta nevica. Nevica, che bello! Sì, ma non troppo spesso, forse 2 o 3 volte all'anno, però quando nevica è magico, la città diventa tutta bianca. Verona con la neve deve essere bellissima. Sì, soprattutto l'arena coperta di neve, uno spettacolo. E in estate? In estate fa caldo, anche molto caldo, tipo 35 gradi, ma è un caldo umido. Umido? Sì, c'è umidità, fa caldo e ti senti appiccicoso. Appiccicoso. Che bella parola. Sticky in inglese, no? Esatto, sticky. Comunque, la primavera e l'autunno sono bellissimi a Verona. Sì, quelle sono le stagioni migliori per visitare le città italiane. Assolutamente, non troppo caldo, non troppo freddo, perfetto, intorno ai 20-22 gradi. Ideale per camminare, visitare i monumenti. Sì, e per sedersi ai tavolini fuori, prendere un caffè in piazza. Ah, il dolce far niente. Esattamente, questa è la vita italiana, no? Curioso, Maria, cosa ti piace di più della tua città? Cosa mi piace di più? Mi piace che è una città a misura d'uomo. A misura d'uomo? Cosa vuol dire? Vuol dire che non è troppo grande, non è troppo piccola. Puoi andare a piedi o in bicicletta ovunque. Ah, capito. Una città dove non hai bisogno della macchina. Esatto. Io, per esempio, non ho la macchina, non mi serve. E come ti muovi? A piedi, in bicicletta o con l'autobus. Il centro è piccolo, arrivi dappertutto in 15 minuti. Che comodo. E poi mi piace la gente. I veronesi sono gentili, accoglienti. Accoglienti. Welcoming in inglese, no? Sì, e mi piace il cibo, entusiasta. Abbiamo piatti tipici molto buoni. Come quali? Dai, raccontami. Animandosi? Beh, i risotti. Il risotto all'amarone, per esempio. Amarone. Cos'è l'amarone? È un vino rosso famoso di Verona, molto molto buono. Un vino pregiato. E fanno il risotto con questo vino? Annuendo con entusiasmo. Esatto, è delizioso. Il riso diventa cremoso, con un sapore intenso. Mi stai facendo venire fame. Scusa, e poi c'è la pastissada. Cos'è? È carne di cavallo, con polenta. Cavallo? Sì, lo so, per alcune persone è strano, ma è una tradizione molto antica qui. Interessante. Ogni città ha le sue tradizioni culinarie, vero? Sì, e a Verona c'è anche il pandoro. Il pandoro, il dolce natalizio. Sì, il pandoro è nato a Verona. È il nostro orgoglio. Provocatorio. Pandoro o panettone? Senza esitazione, pandoro. Sempre pandoro. Ma questa è una grande discussione in Italia. Sì, pandoro contro panettone. È come una guerra. Ok, ora tocca a me. Sì, tu di dove sei, Stefano? Io sono di Firenze. Firenze, che bella città. Grazie, sì, mi piace molto. È una città, come posso dire, abbastanza grande, ma non troppo. Quante persone ci vivono? Ci penso un attimo. Circa 400.000 persone, credo, forse un po' meno. È una città storica, vero? Oh sì, molto, molto storica. Firenze è famosa per l'arte, per il Rinascimento. Il Rinascimento, per chi ci ascolta, è un periodo storico importante. In inglese si dice Renaissance. Esatto, grazie Maria. Quindi a Firenze ci sono molti musei, molti monumenti. Come il Duomo, no? Sì, il Duomo è bellissimo. È una chiesa grandissima con una cupola rossa molto famosa in tutto il mondo. Io l'ho visto. Sono stata a Firenze 2 anni fa. Davvero? E ti è piaciuta? Moltissimo.
Pausa comica. Ho mangiato benissimo. Ah, il cibo. Sì, a Firenze si mangia bene. La bistecca fiorentina. La bistecca. Che fame adesso. Scusa, ma è vero, la cucina toscana è molto buona. Semplice, ma buona. La bistecca fiorentina è quella grande, vero? Molto grande. Sì, è enorme. Di solito è per 2 persone o anche 3. E come la cucinano? Serio, al sangue, sempre al sangue. Se la chiedi ben cotta, pausa drammatica. Il cuoco si arrabbia. Davvero? Beh, non proprio, ma è una tradizione. La bistecca deve essere al sangue. E costa molto? Dipende dal ristorante, ma in generale sì, costa abbastanza. Forse 40 o 50 euro. Wow, ma è grande, giusto? Sì, è grande. E poi ci sono altri piatti tipici. La ribollita, per esempio. Ribollita? Cos'è? È una zuppa di verdure molto densa, con pane, cavolo, fagioli. Ah, come un minestrone. Sì, simile ma più densa. E si chiama ribollita perché la cuoci 2 volte. 2 volte? Sì, la prepari un giorno, poi il giorno dopo la riscaldi e diventa ancora più buona. Che interessante. Devo provarla quando vengo a Firenze. Assolutamente. È perfetta in inverno, ti scalda tutto il corpo. Che bello. E com'è il clima a Firenze? Fa caldo? Fa freddo? Beh, dipende dalla stagione. In estate fa abbastanza caldo, a volte anche molto caldo. Quanto? Tipo 35 gradi? Sì, a volte anche di più, 38-39 gradi in luglio e agosto. Mamma mia, troppo caldo per me. Sì, è caldo. Ma in inverno fa freddo. Tipo sotto zero? No, di solito 5-6 gradi, a volte 0, ma è raro. E piove molto? Piove in autunno, soprattutto ottobre e novembre. Sì, piove abbastanza. Vedi, queste sono informazioni utili quando parli della tua città. Esatto, il clima è importante. La gente ti chiede sempre com'è il clima da te. E cosa ti piace di Firenze, Stefano? Di Firenze mi piace tutto. No, scherzo, mi piacciono molte cose. Dai, dimmi una cosa che ami davvero. Pensoroso. Ok, mi piace camminare nel centro storico, specialmente la sera. La sera? Sì, quando ci sono meno turisti. Le strade sono tranquille, le luci sono belle. Che romantico. Sì, forse un po', ma è vero. E mi piace l'atmosfera artistica. Sì, Firenze respira arte, no? Esatto, respira arte. Ovunque guardi c'è bellezza. Un palazzo, una statua, una chiesa. Deve essere bello vivere in una città così. Sì, è bellissimo. Ma sai, quando vivi lì a volte te ne dimentichi. Cosa vuoi dire? Beh, quando sei turista guardi tutto con meraviglia, ma quando vivi lì diventa normale. Ah, diventa la tua routine. Esatto, passi davanti al Duomo e pensi, devo comprare il pane. È vero, succede così con le cose belle. Le dai per scontate. Annuisco, ma poi quando porto amici da fuori mi ricordo quanto è bella. Sì, vedi la città con gli occhi dei loro, con occhi nuovi. Esattamente. L'anno scorso è venuto un mio amico dal Giappone. Oh, e com'è andata? Sorridendo al ricordo, era felicissimo, faceva foto a tutto, anche alle strade. Che carino. Sì, e mi ha fatto vedere la città in modo diverso. Ho riscoperto Firenze. Che bella esperienza. E quanti giorni è rimasto? Un po' triste. 1 settimana. Troppo poco, c'è così tanto da vedere a Firenze. Immagino, 1 settimana non basta. È enfatico. No, servono almeno 2 settimane o anche un mese. E lui parlava italiano? Gesticolando. Un pochino. Diceva ciao, grazie, per favore, le cose base. Ah, le cose essenziali. Sì, ma voleva imparare di più. Ogni giorno mi chiedeva come si dice questo. Che bello. Era motivato. Molto. E poi lui non parlava molto inglese neanche. Oh no, e come vi siete capiti? Beh, io parlo un po' di inglese e lui aveva un'app di traduzione. Le app di traduzione, molto utili. Sì, ma a volte traducevano cose strane. Abbiamo riso molto. Immagino. Ma alla fine vi siete divertiti? Moltissimo. Gli ho fatto vedere tutti i posti importanti. Il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio! Che bello! Sì, è il ponte più famoso di Firenze. È vecchissimo, del 1300. Wow, quasi 700 anni. Sì, e sopra ci sono delle botteghe, negozi di gioielli soprattutto. Gioielli, è costoso? Molto costoso. Oro, diamanti. Non è per me. Neanche per me, ma è bello da vedere, immagino. Sì, è molto pittoresco. E poi c'è la vista sul fiume Arno. L'Arno, il fiume di Firenze. Esatto. E al tramonto è spettacolare.
I colori si riflettono nell'acqua. Arancione, rosa, viola. Che poetico, Stefano. Grazie, ma è vero. È un momento magico. Mi fermo sempre a guardare. E ci sono altri posti che ami a Firenze? Sì, mi piace Piazzale Michelangelo. Cos'è? È una piazza in collina. Da lì vedi tutta la città dall'alto. Ah, un punto panoramico, come una terrazza. Esattamente. È perfetto per vedere il tramonto o per fare un picnic. Che bello! Ci vai spesso? Non troppo spesso, ma quando ho ospiti li porto sempre lì. È una tappa obbligatoria. È lontano dal centro? No, forse 20 minuti a piedi o 10 minuti in autobus. Dipende da dove parti. Sai una cosa? Anche Verona ha un punto panoramico. Davvero? Dove? Castel San Pietro. È un castello su una collina, dall'altra parte del fiume. E si può salire? Sì, c'è una scalinata, tanti gradini. Tanti? 100? 200? Forse 200. Non li ho mai contati, ma sono tanti. Le gambe bruciano. Ok. Quando vengo a Verona salgo, anche se le gambe bruciano. Perfetto. E poi ti offro un aperitivo. Ci sono dei bar carini lassù, con terrazza. Un aperitivo con vista. Fantastico. Spritz? Ovviamente. Spritz al tramonto con vista su Verona. Sospiro. Non c'è niente di meglio. Sembra perfetto. Ma sai, Maria, a volte ci sono anche aspetti negativi. Anche a Firenze? Sì, certo. Nessuna città è perfetta. Per esempio, ci sono troppi turisti, specialmente in estate. Ah, capisco. Questo è un problema in molte città italiane. Sì, il centro è sempre pieno, è difficile camminare. Migliaia e migliaia di persone. E i prezzi? E i prezzi sono alti. Vivere a Firenze costa caro. Gli affitti sono molto alti. Quanto costa affittare un appartamento? Dipende dalla zona, ma nel centro anche 1.000-1.200 euro al mese per un monolocale. Un monolocale? Sì, un monolocale piccolo. Se vuoi 2 camere, almeno 1.500 o anche 2.000 euro. Wow, è molto. Sì, è molto. Per questo molti giovani vivono fuori dal centro, nelle periferie. Capisco. E i mezzi pubblici funzionano bene? Abbastanza. Ci sono autobus, ma non c'è la metropolitana, purtroppo. Niente metro? No, Firenze è troppo storica. Non si può scavare sottoterra. Ci sono troppi reperti archeologici. Ah, è vero. Non ci avevo pensato. Che problema interessante. Sì, è il problema delle città antiche. Ma Firenze è piccola. Puoi andare a piedi o in bicicletta. Anche a Verona i prezzi stanno salendo, ma forse meno che a Firenze. Quanto costa a Verona? Beh, un monolocale nel centro, forse 600-700 euro. Meno della metà di Firenze. Sì, Verona è più economica, ma comunque non è economica. I prezzi crescono ogni anno. Niente economico in Italia, specialmente nelle città belle. È vero, soprattutto nelle città turistiche. Il turismo fa alzare i prezzi. Sì, è un problema serio. I residenti soffrono. E sai, a Verona ci sono anche molti studenti. C'è l'università. E questo cambia l'atmosfera della città? Sì, ci sono molti giovani, bar, locali, eventi culturali. Che bello! Una città giovane e vivace. E sì, anche se a volte il sabato sera è un po' caotico. Immagino. Studenti che fanno festa, musica alta, risate. Esatto. Ma va bene, fa parte della vita di città. Io sono giovane, mi piace. Certo, e poi meglio una città vivace che una città morta. Assolutamente. Le città devono avere energia, vita. Allora, Maria, per chi ci ascolta, come si parla della propria città in italiano? Buona domanda. Facciamo un piccolo riassunto, un riepilogo delle cose importanti. Sì, ottima idea. Così chi ci ascolta può prendere appunti. Esatto, prendete carta e penna o aprite le note sul telefono. Iniziamo. Allora, prima cosa, dici il nome della città. Io sono di Firenze, oppure io vengo da Firenze. Esatto, o anche io abito a Verona, se vivi lì adesso. O io vivo a Verona, è lo stesso. Abitare e vivere sono simili. E se sei nato in una città ma vivi in un'altra? Buona domanda. Puoi dire sono nato a Firenze ma vivo a Roma. Perfetto. O vengo da Verona ma adesso abito a Milano. Esatto. Molto utile. Molte persone si trasferiscono per lavoro. Poi puoi dire dove si trova. Nord, sud, est, ovest. Sì, Verona è nel nord Italia, oppure Verona si trova nel nord-est. Firenze è nel centro Italia. O Firenze si trova in Toscana. Ah sì, puoi anche dire la regione, molto utile. Verona è in Veneto.
Napoli è in Campania, Bologna è in Emilia-Romagna. E poi, terza cosa, puoi parlare delle dimensioni, se è grande, piccola o media. È una città grande o è una città piccola o un paese? Attenzione, in italiano paese può significare due cose. È vero, può essere country o small town. Esatto, dipende dal contesto. L'Italia è un bel paese, significa Italy is a beautiful country. Ma vivo in un piccolo paese significa I live in a small town. Perfetto, questa è una cosa importante da sapere, può confondere. E poi puoi dire quante persone ci vivono. Ci sono circa 250.000 abitanti. Abitanti, questa è una parola importante. In inglese è inhabitants o residents. Puoi anche dire persone se non ricordi abitanti. Ci sono circa 250.000 persone. Va bene lo stesso, l'importante è comunicare, farsi capire. Esatto, la perfezione non è necessaria. E poi puoi parlare del clima, questa è una cosa che interessa molto. Sì, tutti chiedono sempre com'è il clima? In estate fa caldo o in inverno fa freddo. In primavera è mite o in autunno piove molto. Mite, bella parola, significa mild in inglese, non troppo caldo, non troppo freddo. Piove molto, non piove mai. Nevica, non nevica mai. Fa molto caldo, fa molto freddo, c'è il sole, è nuvoloso. È umido o è secco. Umido, come abbiamo detto prima, sticky in inglese. E naturalmente parli delle cose belle, i monumenti, i musei, i parchi. C'è un castello, ci sono molte chiese, c'è un bel parco. C'è un museo famoso, ci sono molti monumenti storici, c'è una piazza bellissima. E attenzione, c'è per singolare, ci sono per plurale. Esatto, c'è una piazza, ma ci sono due piazze. Questa è una regola importante. E poi il cibo, non dimenticare il cibo. Mai, gli italiani parlano sempre di cibo, è la nostra passione. Verona si mangia molto bene, la cucina fiorentina è ottima. Ci sono molti ristoranti buoni, la specialità della città è... E poi dici il piatto, per esempio, la specialità di Verona è il risotto all'amarone. Perfetto, e se vuoi puoi parlare delle genti, del carattere delle persone. Le persone sono gentili, la gente è accogliente, i residenti sono amichevoli. O anche le persone sono un po' fredde, se è vero. Sì, bisogna essere onesti, non tutte le città sono perfette. E puoi parlare dei problemi, i lati negativi. C'è molto traffico, costa molto vivere qui. Ci sono troppi turisti, non c'è molto lavoro, i prezzi sono alti. Queste sono frasi utili, realistiche, danno un quadro completo. E sapete una cosa? Non serve usare parole difficili, parole semplici vanno benissimo. Esatto, l'importante è farsi capire. Non avere paura di sbagliare, gli italiani apprezzano quando provi a parlare italiano. Assolutamente, anche se fai errori, non importa, l'importante è provare, mostrare interesse. E se non conosci una parola, puoi descriverla in altro modo, con altre parole. Esatto, per esempio, se non sai dire anfiteatro, puoi dire un grande edificio romano dove facevano gli spettacoli. Perfetto, più parole, ma funziona, il messaggio arriva. La comunicazione è la cosa più importante, non la grammatica perfetta. Allora ragazzi, adesso tocca a voi. È il vostro turno. Sì, provate a descrivere la vostra città in italiano, anche solo 3 o 4 frasi. Non importa se non è perfetto. Nessuno è perfetto all'inizio. Scrivete nei commenti. Noi leggiamo tutti i commenti, proprio tutti. Tutti. E ci piace molto rispondere e aiutarvi. È la nostra gioia. È bellissimo vedere persone da tutto il mondo che imparano l'italiano. Sì, dall'America, dall'Asia, dall'Africa, dall'Australia, da ogni parte del mondo. L'italiano è una lingua bellissima, ma non è facile. Ha le sue difficoltà. No, non è facile. Ci sono tante regole, tante eccezioni, i verbi irregolari. Ma vale la pena impararla. È la lingua dell'arte, della musica, del cibo, della moda. Dell'amore. Sì, anche dell'amore. La lingua più romantica del mondo, forse. Allora Maria, stiamo arrivando alla fine. Sì, il tempo vola quando ci divertiamo. Non ci posso credere. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che sia stato utile. E spero che vi aiuti quando parlate della vostra città in Italia. Ricordate, praticate. La pratica è la cosa più importante della teoria. Sì, parlate, parlate, parlate. Anche da soli, davanti allo specchio. È vero, io faccio così quando imparo una lingua nuova. Parlo da solo in macchina. Funziona? Sì, molto. E guardate i nostri video. Abbiamo molti altri episodi su tanti argomenti. Sì, parliamo di tanti argomenti. La famiglia, il lavoro, il tempo libero, gli hobby, i viaggi, la cucina, lo shopping, la salute.
tutto quello che serve. E se avete richieste, scrivetecelo. Possiamo fare un video sull'argomento che volete. Esatto, voi siete importanti per noi. Questo canale è per voi. Siete voi i protagonisti. Noi siamo qui per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale e divertente, senza stress. Senza stress. L'italiano deve essere un piacere, non un peso. Non deve essere una tortura, deve essere divertente. Bellissimo. Ok, Maria, salutiamo i nostri amici. Sì, ciao ragazzi, grazie mille per aver guardato questo video. Grazie di cuore, grazie davvero. Non dimenticate di mettere like Non dimenticate di iscrivervi al canale, e di attivare la campanella per le notifiche. così non perdete i nuovi video. Ne facciamo 3 alla settimana. E scriveteci nei commenti, diteci di dove siete e com'è la vostra città. Vogliamo conoscervi meglio. Siamo molto curiosi, raccontateci tutto. Allora, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e ricordate, Continuate a praticare ogni giorno un po'. Ciao, ciao, buono studio a tutti. a presto e in bocca al lupo. Crepi.